Player trading, che cos'è il player trading? Che cos'è la teoria anche del player trading? Un termine che è entrato a far parte ormai del vocabolario del calcio, un termine che è stato introdotto anche all'interno del mondo Inter, è stato citato anche dall'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, e quindi, come cerchiamo di fare sempre noi qui su Passione Inter, abbiamo deciso di spiegare, di approfondire questo tema molto importante. Lo abbiamo fatto con un esperto assoluto di questo tema, appunto. Questo quindi è la prima parte di un contenuto che andremo a realizzare, che vogliamo realizzare sulla base di più puntate. Con me qui c'è Alessio Murgida. Ciao Alessio, intanto ben ritrovato. Ciao Lorenzo, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Allora Alessio, è stato, io preannuncio già a tutti quanti di mettersi comodi, perché sarà un Esatto, tema bello approfondito, anche un po' lungo, ma con tanti tanti temi interessanti che faranno parte del presente, anzi già fanno parte del mondo Inter, lo hanno fatto già nella scorsa estate, ma saranno sempre più d'attualità all'interno del mondo del calcio e soprattutto all'interno dell'Inter. esatto. Noi vi consigliamo di seguire quindi con attenzione questo video perché diciamo che espone i capisaldi della teoria che poi ha citato anche Sì. Marotta, perché poi ci serviranno anche per capire i contenuti che noi di Passione Inter faremo in futuro, ma anche le prossime mosse della stessa Inter. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi io vi lascio subito, non mi dilungo oltre, a questa prima parte della nostra intervista e del nostro approfondimento sul player trading con Stefano Perna. Buon ascolto e buona visione. Oggi con noi allora per questo contenuto speciale abbiamo Stefano Perna. Stefano, benvenuto e grazie mille per la tua disponibilità innanzitutto. Grazie Lorenzo, un saluto anche ad Alessio e vi ringrazio per il gentile invito. Stefano, io ti chiederei innanzitutto allora di presentarti, se ci racconti un po', se racconti alla nostra community di che cosa ti occupi e perché ti abbiamo chiamato qui. Lo spiegheremo poi, l'abbiamo già in parte anticipato, ma piano piano entriamo all'interno del contenuto. Perfetto, io sono un direttore sportivo professionista diplomato alla Federazione Spagnola di Madrid, dato che vivo in Spagna ormai da 7 anni e mi occupo Mhm. prevalentemente di scouting. Ho avuto l'opportunità di poter lavorare con club tra Spagna ed Italia, avendo avuto anche l'opportunità recentemente di poter ricoprire il ruolo di capo scout per un club qui in Seconda B in Spagna chiamato il SE Europa. E nel qualche tempo mi sto dedicando allo sviluppo della mia startup, ormai sono 2 anni che siamo sul mercato, chiamata appunto The Scouting Up, come potete vedere qui nel mio background, che è un software che dà l'opportunità a chi si occupa di scouting di poter andare a creare un proprio database dinamico partendo dall'archiviazione dei propri dati di scouting, quindi può andare ad archiviare tutte le relazioni, tutti i report realizzati nel corso del tempo, poter lavorare di analisi con questi strumenti e di conseguenza dare l'opportunità di poter avere quindi a disposizione sempre delle metriche esatte e corrette su tutto quello che poi fondamentalmente deriva dalla propria attività giornaliera di scouting. E questo tipo di strumento è indirizzato per chi si occupa di scouting come un direttore sportivo, un capo scout, un osservatore, un agente di calciatori, dato che è uno strumento flessibile e si adatta alle necessità di Mhm. tutti i professionisti del settore calcistico. E oltre a questo, poi dimenticavo, ci occupiamo anche di formazione in materia, quindi con corsi di scouting non convenzionali, corsi per agenti di calciatori e tutti quelli che poi possono essere i temi interessanti per chi è interessato al football business. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi diciamo una esperienza calcistica a 360 gradi che va avanti ormai da tanti anni, che hai poi trasmesso, diciamo, anche attraverso dei libri, perché io ti ho Esatto. conosciuto tramite Alessio, che mi ha parlato, mi ha presentato questo libro in particolare, La teoria del player trading, che mi è molto molto piaciuto, molto apprezzato, tant'è che ho acquistato anche l'altro, Euroscouting. Ti Poi ringrazio, molto gentile. lascio tutti i riferimenti qui sotto per chi volesse approfondire questi due temi molto interessanti e molto d'attualità, perché infatti Alessio mi diceva, nel momento in cui il tema del player trading è diventato così attuale, soprattutto oggi e soprattutto noi che ci occupiamo di Inter, anche all'interno del mondo Inter, è bene approfondire, è bene parlarne e soprattutto è bene chiarire, cercare di chiarire le idee. Questo è quello che facciamo sempre noi qui su Passione Inter, cerchiamo di chiarire le idee a chi ci segue su questi temi e cercare di riportarli anche al tema Inter. Quindi questo è il primo di due contenuti che faremo insieme a Stefano, questo di carattere più generale. E allora Stefano, sulla base anche appunto di questo tuo libro, La teoria del player trading,
voglio farti la prima domanda introduttiva chiedendoti se puoi darci una definizione di player trading. Che cos'è il player trading? E lo presentiamo un po' a tutti i nostri ascoltatori. Certamente, il player trading, nonostante il nome che può sembrare qualcosa di complicato, di anglofilo, è semplicemente l'attività che può andare a fare una società calcistica, nel nostro caso, che può andare ad investire una qualsiasi somma di denaro cercando di andare a fare, tra parentesi, un colpo di mercato diciamo, pagando un buon prezzo economico e cercare quindi nel tempo, tramite il lavoro, la valutazione, di cercare di andare a ottenere quindi una famosa plusvalenza economica. Quindi la classica cosa che potrebbe essere riassunta in comprare a poco e cercare a vendere a un prezzo maggiorato per trarre un profitto economico. Chiarissimo. E all'interno del tuo libro tu presenti una teoria del player trading, appunto. Ci vuoi fare un po' un riassunto di che cosa hai voluto Certo. raccontare all'interno di questo tuo lavoro? Con questo saggio ho cercato di andare a rappresentare appunto questa teoria che deriva dalla necessità di andare a cercare di dimostrare l'esistenza di un punto massimo di valutazione che potrebbe andare a raggiungere un qualsiasi calciatore all'interno di un qualsiasi club di prima divisione. Perché parlo di prima divisione? Perché ovviamente qualsiasi club che vada a fare questo tipo di attività, andando a partecipare a un campionato di massima divisione, ha l'opportunità di riuscire a capitalizzare anche oltre il 100% del reale valore economico di un calciatore all'interno del mercato, cosa che fondamentalmente per un club di seconda divisione, come già potrebbe essere quasi condizionato dalla categoria, il ricavo economico che potrebbe andare ad ottenere nel mercato è infinitamente inferiore, soprattutto perché, come è scritto all'interno del libro, determinate categorie, determinate circostanze possono essere dei fattori discriminanti per andare, tra parentesi, a speculare sul costo del cartellino al momento della vendita. E con questo libro quindi ho cercato di andare a dimostrare il punto massimo di valutazione economica che può raggiungere un qualsiasi calciatore in qualsiasi tipo di contesto economico, andando quindi a dimostrare l'esistenza di determinati tipi di fattori che possono essere per più o meno importanti nella valutazione finale di un atleta, per poter andare a dimostrare l'esistenza di una compensazione economica massima che può raggiungere un calciatore in un determinato tipo di contesto in base a quello dove appunto esso è tesserato e dove si trova in quel momento. Perfetto, quindi questa teoria del player trading che appunto esponi nel tuo libro è un modello anche, un modo di fare calciomercato, mercato, decisioni nel mercato calcistico attuabile da parte dei club, che però penso abbia anche dei rischi, non solo dei vantaggi. E se Sì, ci sono, quali possono essere? soprattutto grandissimi rischi, perché come può andare a immaginare, riuscire a indovinare il momento corretto di poter andare a vendere un calciatore al giorno d'oggi forse è la discriminante più delicata e più grande che può andarsi a presentare. Abbiamo tantissimi esempi nel calcio italiano, tantissimi club che al momento, diciamo, pre-pandemia, quindi momenti dove il mercato era forse probabilmente ancora in buona salute, hanno tirato forse un po' troppo la corda sul calciatore che poi alla fine, tra parentesi, sono rimasti sul groppone totalmente svalutati. Quindi diciamo che il grande rischio è soprattutto legato dal fatto di andare a speculare forse un po' troppo e andare a chiedere forse delle cifre esorbitanti che possono essere condizionate da tantissimi fattori. Ad esempio, qualche anno fa, se voi ricordate, c'era stata la moda di andare a ipervalutare i difensori centrali. Questo era soprattutto legato dalle richieste del mercato, perché ovviamente, come possiamo andare a immaginare, in qualsiasi tipo di circostanza economica, di domanda e richiesta, c'è sempre quello che va a condizionare il prezzo medio di qualsiasi tipo di prodotto. E quindi, come quegli anni, il Manchester United, se non ricordo male, investì quasi 100 milioni di euro per andare ad ingaggiare, se non sbaglio, adesso non mi sfugge il nome del centrale, esatto, Maguire. Quello a cascata ha condizionato poi tutti quelli che poi sono stati gli eventuali trasferimenti di qualsiasi difensore centrale all'interno del mercato globale stesso. Infatti, se ricordiamo, calciatori anche di medio livello avevano delle richieste, dei prezzi di partenza che andavano sui 30-35 milioni di euro, cose che con il mercato odierno e quello che si è visto negli ultimi tempi è un qualcosa di inimmaginabile. Poi questo ci dà anche l'opportunità di andare a capire che la richiesta economica che può andare a presentare un qualsiasi club sul mercato a cascata va poi di conseguenza a condizionare tutto quello che c'è dietro, andando ovviamente a prendere in considerazione il livello e la dimensione di ogni realtà che si può trovare al di sotto di quella citata. Quindi ci fa capire che poi fondamentalmente questo potrebbe essere l'esempio più importante negativo.
Perfetto. Nel libro tu fai l'esempio del famoso Mister 100 milioni, no? Belotti, la richiesta che faceva Urbano Cairo per il giocatore. Allora, se abbiamo capito bene, il fulcro e l'obiettivo del tuo libro è quello di provare a dimostrare l'esistenza di una Esatto. teoria applicabile per tutti i giocatori per poter calcolare il massimo picco del valore di mercato di questi giocatori. Allora ti chiedo semplicemente come si può fare e come si capisce quando è il momento di vendere un giocatore, perché è evidente dalla situazione di Belotti che lascerà a giugno il Torino a parametro zero che la richiesta di Urbano Cairo in quel momento era errata. Esattamente. All'interno di questo libro ho cercato di andare a dimostrare l'esistenza di un punto che vorrei anche definire di non ritorno, dove appunto un calciatore all'interno di un contesto sportivo, soprattutto collegato a realtà dove non hanno la possibilità di poter andare a crescere ulteriormente il proprio livello, quindi non hanno la possibilità di poter andare a competere in circostanze come Coppe Europee, ovviamente andando a competere in prima in Europa League e poi di conseguenza anche in Champions League, vanno a limitare quello che poi potrebbe essere la valutazione economica finale dell'atleta stesso. E il caso di Belotti è sicuramente l'esempio ideale perché all'interno del libro stesso è dimostrato in un capitolo specifico a parte come il calciatore all'interno della sua parabola, in questo caso discendente tra le file granata, ha dimostrato che in media, dopo la terza stagione, cioè la stagione se non sbaglio dove ha segnato oltre 20 gol, era arrivato al suo picco massimo di valutazione economica calcolato semplicemente da vari fattori che hanno dato l'opportunità di andare a dimostrare l'esistenza di un punto appunto di non ritorno condizionato in maniera diretta, quindi un fattore diretto legato appunto alle prestazioni dello stesso calciatore, da fattori indiretti collegati quindi a quello che era il contesto stesso del Torino in quel momento, che se non sbaglio era la stagione di quando loro arrivarono per eliminare l'Europa League, e di conseguenza tutto quello che concerne il mercato generale, quindi di fattori esterni che poi di conseguenza vanno a condizionare quello che poi è la valutazione finale dell'atleta stesso. In un contesto come quello odierno possiamo già andare a immaginare che un calciatore come Belotti, andando a prendere l'esempio di quella stagione, di quella circostanza, nonostante la grande prestazione, la grande performance, scusate, andata messa a disposizione in quella stagione specifica, aver sforato il muro dei 20 gol e aver portato un club come il Torino ad raggiungere una dimensione superiore come quella dell'Europa League, di conseguenza non avrebbe in nessun modo raggiunto la valutazione economica di, in quel caso, oltre 100 milioni di euro richiesti da Urbano Cairo, perché fondamentalmente l'epoca attuale del Covid sicuramente avrebbe calmerato al ribasso quelli che poi sarebbero stati gli eventuali sborsi economici che avrebbero potuto fare in quel periodo i club che erano interessati all'atleta. Quindi questo ci fa capire che fondamentalmente questi fattori interni ed esterni all'atleta sono di conseguenza fondamentali per riuscire a trovare quindi il punto massimo di valutazione economica che potrebbe andare a raggiungere il calciatore all'interno del mercato e di conseguenza nel contesto storico calcistico in cui si trova rappresentato quel calciatore stesso. Quindi nel momento in cui quel giocatore raggiunge questo picco massimo, la società da questo punto di vista farebbe bene a vendere, diciamo così. E deve vendere, scusami se ti interrompo Lorenzo, sì, perché poi sì. come è successo con Belotti abbiamo visto che dopo quella stagione il rendimento stesso dell'atleta e le performance ne hanno risentito perché poi è entrata in successione un'altra circostanza e un altro frangente, cioè quello ovviamente del malcontento dell'atleta di non aver, tra parentesi, cambiato casacca, aver aumentato le proprie prestazioni, le proprie performance in un altro contesto calcistico superiore, e di conseguenza le sue prestazioni, come è possibile andare a vedere in qualsiasi sito come potrebbe essere Transfer Market o similari, andare a vedere le sue prestazioni che di conseguenza hanno condizionato in maniera chiara e diretta quelle che sono state poi le sue performance e di conseguenza anche la valutazione economica che ne poteva andare a derivare. Quindi questo ti fa capire che poi da questo tipo di contesto e di circostanze, arrivato al punto massimo di valutazione economica, dopo c'è solamente la possibilità di poter andare a pareggiare nuovamente quel tipo di compenso economico che si era andato a raggiungere e di conseguenza mai e poi mai andarlo a sforare, ovviamente nel caso in cui il club, come in questo caso il Torino, non vada a fare un esploit calcistico. Quindi nel caso in cui il Torino si doveva
a alla fine della Champions League o vincere lo scudetto sarebbe un altro caso, ma tenendo in conto quello dove si trova adesso e mantenendo ovviamente una linea realistica sulle performance delle circostanze, anche nel caso in cui dover andare a ripetere quel tipo di prestazioni, la valutazione massima in quel frangente potrebbe raggiungere quella valutazione reale in cui il calciatore si era trovato in quella specifica circostanza, però senza andare a tenere in conto in questo frangente dell'epoca Covid, che di conseguenza non andrebbe mai e poi mai andare a consentire al calciatore stesso di poter raggiungere quindi quelle vette raggiunte in quella stagione specifica. Ho due domande per te, Stefano. La prima, Certo. considerando che poi sul tema Inter torniamo in maniera più approfondita nella seconda parte di questo contenuto, però arriviamo da un'estate molto particolare per l'Inter, dove tra i vari rischi che abbiamo preso in considerazione anche noi all'interno del player trading c'era anche il modo in cui vai a sostituire questi calciatori che hai potuto cedere magari al picco massimo di valutazione, perché chiaramente devi essere in grado poi di andare a sostituirli. E da questo punto di vista quindi io ti voglio chiedere se mi puoi fare degli esempi da parte tua di esempi virtuosi di player trading, quali sono e eventualmente, anche se nei casi che hai potuto approfondire tu, come altre tifoserie che hai analizzato hanno preso anche questa metodologia del player trading. Come viene neanche a farlo apposta potremmo andare a prendere come esempio il caso di Barella con il Cagliari, che diciamo sicuramente è un tester ideale per andare a rappresentare la parabola avuta all'interno delle file della squadra sarda, della valutazione riuscita a raggiungere, è il momento perfetto della squadra, il tempismo ideale della presidenza sarda di andare a capitalizzare la vendita del calciatore, perché poi, se ci ricordiamo bene, stiamo parlando ancora di un'epoca alle porte del pre-Covid, quindi se andiamo a considerare già che se tra parentesi il presidente del Cagliari avesse tirato un po' la corda il calciatore, ma malauguratamente non avesse lasciato la squadra, sicuramente nella stagione successiva, quindi nella successiva finestra di mercato, sicuramente il prezzo sarebbe stato quasi dimezzato da quello che poi è stato ricavato dalla compagine cagliaritana nella vendita di questo atleta. Però se noi andiamo a analizzare anche la parabola avuta dalle performance dell'atleta, possiamo andare a vedere che la sua crescita è stata di conseguenza progressiva e andata di pari passo con quello che poi è stato il suo picco di rendimento stagione dopo stagione tra le file del Cagliari dopo essere tornato dal prestito dal Como in Serie B. Quindi questo ci ha fatto capire poi di conseguenza che l'atleta, mettendo tassello su tassello, andando a migliorare le performance, arrivando quindi a una circostanza tale dove si è arrivato un pareggio di performance di livello fra quello che lui stava facendo e la dimensione attuale del Cagliari, si è arrivato, non dico quasi ad andare fuggiti, però si è trovato in una circostanza tale dove si è toccato quindi il picco economico di valutazione, che ha consentito quindi al Cagliari di andare a indovinare che il calciatore in quel contesto era diventato più importante della squadra stessa, era arrivato in una circostanza tale dove la squadra, se effettivamente voleva crescere e voleva aumentare, tra parentesi, la sua dimensione e salite di giro nel corso del tempo, doveva necessariamente andare a capitalizzare e a vendere l'atleta sul mercato e di conseguenza andare ad investire in maniera oculata, cosa che purtroppo per il Cagliari non è avvenuta come loro speravano, per poter andare, tra parentesi, ad aumentare il livello tecnico stesso della compagine. Infatti noi possiamo andare anche a vedere quello che ha fatto il Cagliari qualche anno dopo, che poi di conseguenza era anche giusto, era anche, tra parentesi, un qualcosa che aveva senso, però poi sfortunatamente per varie situazioni non ha portato quindi quel salto di qualità che la squadra aveva preventivato dal reinvestimento sul mercato di quelli che erano i proventi derivati dalla vendita di Barella lì. Io vado con la mia ultimissima domanda e per riassumere anche un po' l'idea che mi sono fatto, mi è molto piaciuta e secondo me riassume molto anche questa teoria del tuo lavoro, una citazione di Monci, se non sbaglio, direttore sportivo tra i più noti da questo punto di vista, in cui dice che lui ha il compito non di fare soldi, diciamo così, non di generare ricavi per il club, ma di fare soldi per permettere al Siviglia di stare a dei livelli che altrimenti non riuscirebbe a permettersi, diciamo così, con gli altri ricavi. Quindi ti voglio chiedere, visto come mia ultimissima domanda, visto che hai citato più volte ovviamente il Covid, che è inevitabilmente un episodio spartiacque per tutto il mondo e quindi ovviamente anche per il mondo del calcio, come vedi oggi il player trading inserito in questo contesto? Cioè, secondo te verrà adottato
da ancora più club, diventa addirittura necessario visto il momento, e qual è un po' la tua opinione da questo punto È di vista? fondamentale dal mio punto di vista, tutto considerando il fatto che parecchie voci, soprattutto quelle legate al voci da stadio, voci dal match day, voci dal carattere commerciale legate non tanto al merchandising, ma a tutto quello che è collegato ovviamente al giorno della partita, si è quasi azzerato, è quasi giocoforza necessario per qualsiasi club che non ha alle spalle una proprietà come quella che potrebbe essere banalmente del Manchester City o del Paris Saint-Germain, oppure essere un grande del calcio come il Real Madrid o il Manchester United stesso, deve giocoforza andare a pensare che arrivato in un certo tipo di contesto, arrivato in un certo tipo di momento, fare delle vendite anche salutari, perché poi fondamentalmente può dare l'opportunità a qualsiasi progetto tecnico, tra parentesi, di andarsi a reinventare, a rimettersi in piedi, e non voglio dire neanche riciclarsi, che forse non è neanche la parola corretta, però questo può dare l'opportunità, tra parentesi, alle squadre di trovare nuova linfa e avere quindi l'opportunità anche di riuscire a rinnovare di volta in volta quello che poi è il progetto tecnico della squadra. L'esempio di Monchi del Siviglia sicuramente è l'esempio migliore, perché possiamo andare a considerare quasi come il pioniere di questo tipo di attività, già a inizi degli anni 2000, di quando lui è stato insignito del ruolo di direttore sportivo per la compagine andalusa, cosa che gli ha dato l'opportunità nel tempo alla squadra stessa di cambiare pelle, di cambiare faccia e diventare ovviamente da una squadra anonima, perché in quel periodo il Siviglia era paragonabile forse a un club ascensore, quindi un club che saliva e scendeva dalla prima divisione, dalla Liga spagnola, andati a trasformare ovviamente in un club importante anche a livello internazionale. Se andiamo a vedere quello che hanno fatto negli ultimi 20 anni, mettendo quindi un record di 6 Europa League vinte tra Europa League e Coppa UEFA, è qualcosa che ci dà l'opportunità di capire che questo tipo di lavoro, se fatto in un certo modo, è fatto ovviamente con criterio, senza andare, tra parentesi, ad affezionare a quel calciatore piuttosto che un altro, può dare dei risultati clamorosi. Mi piace molto questo concetto. Perfetto. Vai Alessio. Allora Stefano, diciamo che la nascita di questo video parte tutto da delle dichiarazioni di Marotta, che ha citato appunto il player trading. Informandomi io poi su internet sono venuto alla conoscenza del tuo libro interessantissimo, e diciamo che in quel contesto Marotta parla del player trading come unica via per la crescita del calcio italiano. Quindi ti chiedo come si posiziona la Serie A, il campionato italiano, nel contesto europeo del mercato, perché tu nel libro fai anche una distinzione, o meglio, dividi in 3 categorie i vari club nel mondo: club venditori, cioè club che non hanno entrate se non quelle appunto delle cessioni, e non essendo dei brand internazionali, quindi non avendo entrate da sponsor, eccetera, o dallo stesso stadio; club intermediari, se non sbaglio, intermedi, cioè che hanno entrate discrete dal punto di vista degli sponsor, stadio, eccetera, ma non abbastanza per poter poi, non abbastanza come appunto i club compratori, cioè i grandi brand internazionali come Real Madrid. Tu citavi il Barcellona, perché questo libro è uscito, se non sbaglio, nel novembre del 2019. È uscito, diciamo, alle porte del Covid, quindi prima di questa Prima della situazione, grande crisi, anche con il esatto. Barça, quindi diciamo che giocoforza si sono trasformati in un club intermedio, però questo ti fa capire che andando ad escludere quelle grandissime entità mondiali presenti sul mercato come il Real Madrid, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Chelsea e il Bayern, probabilmente la stragrande maggioranza della nobiltà calcistica europea deve essere inquadrata come un club intermedio, perché poi fondamentalmente se noi andiamo a analizzare anche realtà come l'Atletico Madrid o andiamo a analizzare club come la Juventus stessa, sono squadre che hanno bisogno di tanto in tanto di dover andare a fare determinati tipi di operazioni finanziarie per consentire al bilancio, alle casse stesse, di poter respirare e avere anche un certo tipo di liquidità. Però questo non significa che poi di conseguenza, se una realtà vende, è di conseguenza ridimensionata. L'esempio dell'Atletico Madrid forse è quello lampante, che se andiamo a considerare dall'avvento di Simeone, in questo periodo si parla appunto del decennale dell'avvento del tecnico argentino sulla panchina dei madrileni, ti fa capire che fondamentalmente, se fatto con oculatezza, se fatto con un certo tipo di criterio,
la squadra può andare a beneficiare non solamente in termini di performance, ma anche in termini di risultati stessi, perché se andiamo a vedere quello che ha fatto l'Atletico nell'ultimo decennio è qualcosa che forse a livello internazionale hanno fatto poche squadre, perché forse è stata anche l'unica squadra ad aver vinto in Europa, aver vinto nel proprio paese andando a rompere un'egemonia, un duopolio grandissimo, quello del Real Madrid e del Barcellona stesso, cosa che se andiamo a rapportarla in piccolo in altri paesi non è avvenuto. Probabilmente sta avvenendo adesso con l'Inter, con quello che è successo la scorsa stagione e, diciamo, tra parentesi, aver spodestato la Juventus. Però questo tipo di discorso ci dà l'opportunità di capire che forse probabilmente quello che è avvenuto all'Inter aveva un percorso la scorsa stagione e quest'anno sta cambiando pelle per tanti vicissitudini, per tante situazioni, per tanti aspetti, però questo non deve essere neanche visto come qualcosa di negativo, ma deve essere visto anche come un'opportunità, perché poi, tra parentesi, quello che ha fatto l'Atletico Madrid è stato forse un antisegnale di quello che vorrebbe fare adesso anche l'Inter. Se andiamo a vedere i grandi risultati e le grandi cose fatte a livello internazionale, cosa hanno dato l'opportunità alla squadra? Cambiare proprietà, andiamo a vedere la proprietà nel corso del tempo è cambiata, avendo anche degli investimenti e degli investitori importanti che gli hanno dato l'opportunità di andare a costruire uno stadio nuovo, cosa che vuole fare anche l'Inter, collegato a tutto ovviamente da questo tipo di processo e di situazioni tale che ha consentito ovviamente alla squadra non di indebolirsi per fare ciò, ma trovare un certo equilibrio, trovare una certa soluzione che ha dato quindi l'opportunità a tutto il contesto stesso di crescere. Andiamo a vedere che nelle file dell'Atletico Madrid ci sono calciatori che guadagnano stipendi che in Italia non paga nessuno. Vero. Questo ci fa capire che automaticamente questo tipo di progetto deve essere inteso come un qualcosa di necessario, soprattutto nell'economia calcistica globale di sopravvivenza, perché purtroppo noi siamo abituati all'immagine del grande investitore straniero, all'immagine stereotipatica che arriva e fa quei grandi acquisti, quella grande campagna acquisti come ha fatto a suo tempo la proprietà del Manchester City, del Paris Saint-Germain, ma sono degli unici. Sono delle cose che sono capitate solamente poche volte e se andiamo a analizzare anche in epoca pre-Covid, il Chelsea è stata forse la prima squadra pioniera a aver fatto questo a suoi tempi, inizio anni 2000 con Abramovich, ma ha avuto una fase di stallo tale che gli ha portato negli ultimi anni a cambiare pelle, non diventando più quella squadra che andava a pagare fior di milioni di euro per andare a acquistare calciatori, ma trovando una formula tale che gli ha consentito, forse in maniera anche rocambolesca, di vincere la Champions League, ma di trovare una nuova formula, una nuova strada a quello che poi fondamentalmente è il nuovo standard calcistico mondiale che bisogna seguire per riuscire a mantenere un certo tipo di livello, un certo tipo di linea per poter sopravvivere in questo contesto calcistico, perché noi possiamo avere davanti agli occhi tantissime realtà, tantissime circostanze e situazioni, però purtroppo, soprattutto andando a considerare quello che è al momento il calcio italiano, quindi andando a considerare la Serie A, stiamo parlando di un contesto tale che, togliendo forse solo la Juventus, però ovviamente andando a considerare anche il fatto che con la crisi Covid questa voce, anche per loro, tra parentesi, è penalizzata, non ci sono squadre che fanno la voce grossa dalla voce dei ricavi commerciali da Stato, cosa che avviene ad esempio in Premier League, cosa che avviene ad esempio per le grandi di Spagna, cosa che avviene per il Bayern, che gli dava l'opportunità prima del Covid, di andare ad avere un ricavo fondamentale e importantissimo che dava dell'ossigeno incredibile al club. Io posso fare l'esempio del Barcellona. Il Barcellona con solo il museo che loro avevano in piedi e generavano 38 milioni di euro solamente con le visite al museo a livello annuale. Cosa che se andiamo a analizzare i ricavi della stragrande maggioranza dei club di Serie A di alto livello non si avvicinano neanche alla metà di quello che loro ricavavano solamente con i ricavi del museo, senza andare a considerare che la voce media di ricavo del match day dallo stadio, dalle esperienze VIP che venivano fatte al Camp Nou, si aggirava sui 5 milioni di euro di incasso puliti a partita. Quindi questo ti fa capire che tutte queste circostanze e situazioni venute a mancare proprio per il Barcellona hanno portato alla crisi che si è avuta in terra catalana. Non è stata una cosa legata prevalentemente solo a degli errori legati alla mala gestione economica dei proventi del calciomercato, perché poi
c'è stato anche un prima e un dopo nel Barcellona, forse non anche neanche voluto da quello che è successo nell'estate del trasferimento di Neymar al Paris Saint-Germain. E quello ha dato l'opportunità ovviamente alla squadra di trovarsi di fronte, forse per la prima volta nella sua storia, a una circostanza di un player trading forzato su un calciatore che, tra parentesi, è stato venduto, che ha generato dei ricavi altissimi per il club, calciatore che a suo tempo era stato pagato, se non vado errato, fra commissioni e tutto quello che è generato dalla vendita del suo cartellino, scarsi 80 milioni di euro. Andare a incassare 220 e rotti, adesso non ricordo esattamente, già ti fa capire che un club del genere si è trovato anche di fronte a delle circostanze, delle situazioni tali che gli hanno portato dei benefici economici tali da dover, tra parentesi, andare a capitalizzare anche questo tipo di ritorno economico, non avendo, tra parentesi, neanche un piano, cosa che poi, tra parentesi, ha portato a sperperare questi soldi con acquisti senza senso, come quello di Coutinho, pagato oltre 130 milioni di euro, la stessa cosa che è stata fatta sul tempo con Dembélé sforando i 100, cosa che ha dato ovviamente l'opportunità oggi a tutte le persone che guardano dall'esterno quello che è stato fatto a Barcellona di contare il dito, ma se noi andiamo a analizzare quello che poi fondamentalmente fino all'epoca pre-Covid aveva fatto il Barça, era un qualcosa che se non si fosse presentato questa pandemia non veniva neanche fuori. Quindi questo ci fa capire che poi questo tipo di attività di player training messa a regime, messa in un contesto tale che può dare l'opportunità a una squadra di rigenerarsi, di cambiare pelle, andare a incrementare la propria attività di volta in volta, può avere dei risultati clamorosi, come ad esempio quello che ha fatto l'Atalanta. Esatto, quindi in un flash proprio, Stefano, ti chiedo, la mia ultima domanda era se un top club può vivere con questo, può crescere e vivere seguendo questo modello, però mi pare da capire dalle tue parole che è più un deve adesso con questa scossa del Covid. Possiamo fare, diciamo, tra parentesi, due ipotesi. Ovviamente la malaugurata, quella di seguire per altri anni in questa circostanza, quindi automaticamente giocoforza dover convivere con questo contesto, in questa circostanza, in questa situazione, deve portare giocoforza agli interpreti, ai personaggi, dover fare conti, ovviamente anche a delle domande che magari prima non andava a porre quando tu ti chiamavi Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, eccetera, perché state certi che anche loro in questo contesto stanno iniziando un attimo anche ad andare a riflettere da questo punto di vista, perché automaticamente porti la domanda che magari 1, 2 o 3 stagioni, ovviamente non prendendo in considerazione i club di Premier a un certo livello, perché bene o male i diritti televisivi di quelle realtà riescono a coprire anche quello che tu potresti andare a ricavare nel caso in cui per 2 o 3 anni consecutivi rimani fuori dalla Champions. Ma parliamo un club medio che non si trova in quell'unicum mondiale che è la Premier League, dovesse fallire consecutivamente 2 o 3 anni dalla Champions League e magari gli acquisti del mercato non sono stati, tra parentesi, profittevoli né dal punto di vista economico né dal punto di vista tecnico, l'onta di doversi trovare di fronte a una crisi economica è qualcosa che automaticamente non è da escludere, cosa che abbiamo visto, tra parentesi, con l'esempio lampante quello del Barcellona, ma è un qualcosa che è capitato a loro, non poteva capitare a più. Quindi questo ti fa capire che in quel frangente la cosa può andare così. Però ovviamente dall'altro lato, nello scenario perfetto, può capitare che una realtà, un'entità di un certo tipo si può trovare 2 o 3 anni fuori dalle coppe europee, quindi fuori da quel circolo di denaro importante che ti può garantire di sopravvivere e, tra parentesi, mantenere un certo tipo di tenore di club, non dovendo andare, tra parentesi, a cercare soldi da altre parti, ti può dare quindi, tra parentesi, anche l'opportunità di sapere che in quel frangente, in quella situazione, andare a fare, tra parentesi, una piccola plusvalenza su un calciatore è un qualcosa di importante e necessario che ti può dare anche l'opportunità di andare a fare un piccolo reset senza dover andare a stravolgere tutto, perché ci sono anche altri club che negli ultimi anni, soprattutto nel calcio italiano, hanno cercato di, tra parentesi, tenere alta l'asticella, di tenere un certo tipo di tenore calcistico, ma si sono trovati di fronte a 2-3 stagioni fuori dalle coppe europee e sono arrivati al punto di doversi scontrare, tra parentesi, anche con il Covid e la necessità di dover andare a battere il mondo in calcio. Ad esempio quello del Napoli. Il Napoli dopo
l'epoca della stagione 2018, di quando ha sfiorato lo scudetto, ha cercato di mantenere alta l'asticella, cercando quindi di non dover rincorrere, come era capitato negli anni precedenti, a un player trading salutare, quindi cercando di trattenere anche contro le proprie forze per cercare di aumentare ulteriormente il proprio livello, cercando di passare quindi a un club di un livello internazionale, tra parentesi ha toppato a livello di prestazioni per varie vicissitudini, vari aspetti, varie situazioni e varie dinamiche, si è trovato dentro al Covid che gli ha tagliato dei ricavi commerciali al club, soprattutto negli ultimi anni, all'incirca dai 15-20 milioni di euro stagionali, mettendoli ovviamente uno sopra l'altro, considerando anche i ricavi venuti a mancare dalla Champions League, ha portato in questa ultima stagione, nell'ultima finestra di mercato, negli ultimi tempi, a dover rinunciare al rinnovo di calciatori che nel suo scacchiere, nella sua rosa erano importanti, semplicemente per avere quindi l'opportunità di riuscire a priorizzare quei capisaldi della rosa piuttosto di quei calciatori che a livello tecnico erano tra parentesi sacrificati, come lo stesso Insigne, come sarà probabilmente con Mertens, come potrebbe capitare con Ospina, come tra parentesi è capitato con Manolas, comprato a 38 e regalato, parametro zero quasi, all'Olimpia. Quindi questo ti fa capire che parecchie circostanze e situazioni poi, nonostante tu cerchi, tra parentesi, di andare a pigiare il piede sull'acceleratore, non è detto che poi ti puoi trovare in un contesto, una situazione tale che ti possa consentire di non dover rincorrere più a questo. Ringraziamo allora Stefano Perna, si chiude qui la prima parte del nostro approfondimento sul tema del player trading. Alessio, abbiamo dato quindi uno sguardo generale a questa teoria, da adesso andremo più in profondità. Ti chiedo però un po' un tuo riassunto su quello che hai colto e vorrei sapere da parte tua anche perché ti ha colpito questa teoria del player trading che poi mi hai consigliato, come dicevamo, il libro, Sì. che vi ricordo trovate il link in descrizione. Sì, diciamo che abbiamo dato un'infarinatura generale. La teoria che appunto ha, come ha detto lo stesso Stefano, ha l'obiettivo di poter di provare a dimostrare se c'è un metodo oggettivo, scientifico quasi, no? Sì. Nel valutare il picco massimo del valore di mercato di un giocatore. Mi ha colpito perché appunto, a parte ritrovare questo libro, come avevo detto prima nel video, è un libro scritto prima del Covid, dell'avvento del Covid, Sì. ma ho trovato molte analogie con quello che poi sta succedendo adesso, con le mosse del mercato, dell'Inter, ma non solo dell'Inter. Stefano ha fatto esempi di molti altri club in giro per Europa, e mi ha colpito perché appunto penso che sia la chiave per capire prima di tutto meglio le scelte di una società di calcio, Sì, la scelta di cedere Hakimi, la scelta di cedere Lukaku, come ha fatto l'Inter quest'estate, e quindi penso che serva anche molto ai tifosi, agli appassionati di calcio, per capirne un po' di più, per avere un po' più di chiarezza in quello che fanno le società. assolutamente d'accordo, e a tal proposito allora io vado a chiudere qui questa prima parte del nostro approfondimento. Troverete poi la seconda parte che invece sarà più incentrata sul mondo Inter. Da qui partirà poi un nostro viaggio all'interno di una serie di approfondimenti su questo tema, quindi prima di lasciarvi poi al prossimo contenuto vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, così potete rimanere sempre aggiornati anche sulle nuove uscite di questa serie, ma non solo. Siamo in diretta tutti i giorni alle 19:30, commentiamo insieme tutte le partite dell'Inter, tutte le notizie del mondo Inter. Vi ricordo che se questo tipo di approfondimento vi è piaciuto, dateci dei feedback, fateci sapere nei commenti se avete apprezzato questa prima parte, se è stata chiara, se volete approfondire dei temi specifici magari in maniera più precisa, in modo da potervi dare ulteriori strumenti per affrontare poi la prossima serie di contenuti che arriverà sui nostri canali. In generale, però, vi ricordo anche che potete sostenere questo nostro progetto e questo nostro modo di fare informazione, di tenervi aggiornati, tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto, che ci danno un sostegno importante per poter dedicare il nostro tempo, le nostre energie, le nostre risorse e il lavoro appunto alla ricerca e alla creazione di contenuti così approfonditi e così specifici su dei temi appunto che diventeranno sempre più di attualità al mondo Inter. E quindi vi ringrazio ancora per averci seguito fino a questo punto. Magari fatecelo sapere nei commenti se avete seguito questo episodio fino al termine, lasciandoci l'emoji del pollice alzato. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo appuntamento.